Cari amici, dovete sapere che a me tutto quello che è ripieno mi piace, pasta, carne, verdure, però in questo periodo quello che mi manda letteralmente in estasi sono i peperoni ripieni. E a tal proposito oggi vi faccio vedere la versione che faccio ripieni di carne, ma ne ho un'altra versione con il ripieno senza carne, ma davvero spettacolari. Pertanto ora gustatevi questi con la carne. Se volete quelli senza carne, la ricetta, scrivetemelo nei commenti, così se avrò tanto interesse ve la farò, ok? Buona visione! Allora, andiamo a fare questi bellissimi peperoni ripieni. Partiamo dalla carne, un bel mezzo chilo di macinato, potete prendere misto, maiale e vitello. Poi intanto tagliamo dei pezzettini di provola silana che poi andremo a macinare un po' più finemente e andremo ad aggiungere pure la provola all'impasto. I peperoni che vi faccio vedere oggi sono nella versione con il ripieno di carne. Se vi interessa e mi lasciate un bel commento con la richiesta, vi faccio un'altra video ricetta con un ripieno senza carne ma altrettanto saporitissimo e molto buono. Allora, in questa scodella ci sono 300 g di mollica di pane raffermo, 2 uova, del prezzemolo, la provola che abbiamo adesso tritato e poi abbiamo messo una bella macinata di pepe nero e del formaggio. Potete mettere o misto parmigiano e pecorino o solo un po' di pecorino, a me piace misto per esempio. E poi piano piano iniziate ad incorporare la carne, quindi vi ripeto 300 g di pane e 500 g invece di carne macinata. Siccome l'impasto deve venire bello morbido, cioè il ripieno del peperone non deve essere un ripieno sabbioso e che non si riesce poi neanche a ingoiare, per ammorbidirlo ci aiutiamo con un bicchiere d'acqua. Deve venire, vi ripeto, bello morbido, così vi gustate un bel ripieno che non vi rimane bloccato nella gola. Ovviamente mettete anche una spolverata di sale e a questo punto, se volete mettere uno spicchio d'aglio macinato sottile, scegliete voi. Noi in questo caso non l'abbiamo messo. Impastate per bene, dovete essere ben certi di aver fatto amalgamare il tutto fino a poi ad ottenere un bello impasto compatto come questo che vedete in video. Vedete la consistenza che deve avere? Bello morbido. Il prezzemolo ovviamente, se vi piace, non deve mancare perché ci sta benissimo, e poi lo lasciate riposare una mezz'oretta questo composto e poi passate ai peperoni. Ora fate bene attenzione, scegliete dei peperoni belli saporiti, non guardate soltanto le dimensioni. Questi per esempio li coltiviamo qui noi stessi e sono davvero molto saporiti. Ok, li andate a tagliare a metà e togliete la parte del picciolo con la relativa placenta e i semi. Li fate in due metà, soprattutto se sono belli grossi, così e ve li mettete da parte. Ok, questi non sono proprio grandissimi ma neanche piccoli, sono proprio della dimensione giusta, ma quel che conta del peperone deve essere anche il sapore, non soltanto la grandezza. Questi sono verdi, ne abbiamo anche di gialli, però questa volta ho scelto tutti questi qua verdi. Una volta che li avete preparati tutti, prima di riempirli dovete fare un'altra cosa, dovete metterci una spolverata di sale, perché se non lo mettete adesso poi il peperone vi rimane insapore e non lo potete aggiungere dopo. Benissimo, quindi fate la spolverata su tutte le metà di peperone e soltanto dopo potete procedere a riempirli. Per quanto riguarda il riempimento, vale sempre la regola che vi ripeto in continuazione: quello che ci mettete, quello ci trovate. Pertanto non esagerate, ma neanche siate troppo taccagni, no, devono essere pieni, deve essere un peperone ripieno, non soltanto all'odore della carne. Li fate in questo modo qua, con la mano schiacciate per bene in modo che penetra anche all'interno del peperone il ripieno e ve li mettete tutti da parte. Questi qua poi li andremo a fare ovviamente al forno.
però prima dobbiamo riempirli tutti perché dobbiamo fare qualche altro passaggio ancora. Già il profumo adesso del ripieno è qualcosa di eccezionale. Mi sono dimenticato una cosa importantissima, mi stava sfuggendo. Nel ripieno ovviamente c'è un macinato di salsiccia e soppressata stagionata, il salame autentico calabrese che trovate disponibile sul nostro sito sfizidicalabria.com. Purtroppo mi è saltata proprio la ripresa mentre facevo la prima parte dell'impasto, per cui ve l'ho detto a voce. Comunque vi ho detto tutto quello che c'era. È importante il salame perché darà la sapidità e soprattutto il buon gusto. Una volta che avete riempito tutti i peperoni, in una teglia possibilmente antiaderente date un bel fondo di olio extravergine di oliva, e siccome non basta perché dobbiamo aiutare i peperoni alla cottura, andremo ad aggiungere anche un bicchiere abbondante, anche 2, di acqua, così gli creiamo il giusto liquido che favorirà la cottura del peperone stesso. Mi raccomando, non lo dimenticate perché è importante, altrimenti rischiate di far cuocere la carne e poi avete il peperone ancora crudo. Vedete come vengono belli anche da vedere. Questo è un ottimo sia piatto unico che anche un secondo. Dopo andiamo con un cucchiaio a metterci giusto un cucchiaio di sughetto semplice. Questo è un sughetto fatto con cipolla e basilico. Un cucchiaio scarso, non devono venire annegati nel sugo, almeno come piacciono a me. Io vi faccio vedere sempre quelle cose così come le facciamo a casa mia e come piacciono a me. Un cucchiaio basta perché devono giusto tingersi. Mettete questo sughetto qua e poi un bel cucchiaio di parmigiano. Ogni metà peperone un bel cucchiaio di parmigiano. Fateli così e non ve ne pentirete, che verranno davvero spettacolari, fidatevi. Poi intanto avrete già acceso il forno per una temperatura di 170 gradi, non lo mettete troppo alto, mi raccomando, perché la carne cuoce prima e il peperone deve cuocersi. Dicevo 170 gradi per circa mezz'ora, 40 minuti, questo varia a seconda del vostro forno, ma soprattutto a seconda dello spessore del peperone. Prima di metterli in forno date anche un filo di olio extravergine di oliva e qui vedete che si aggiunge il bicchiere d'acqua. Il forno è già a temperatura e le andiamo a cuocere. Ora state bene attenti, se vi accorgete che magari la carne è cotta e ancora il peperone, invece provatelo con una forchetta, non dovesse essere giunto a cottura ottimale, mettete un foglio di carta stagnola e continuate a far cuocere il peperone, ok? Così avete una cottura, deve venire morbido il peperone e cotta la carne. Vedete che bella colorazione che c'è questa. Questo siamo a 2 minuti dalla cottura finale e li ho tirati fuori perché andiamo a mettere una bella strisciolina di provola silana sopra, così andrà a sciogliersi, saranno ancora più buoni e ancora più belli da vedere. Io vi consiglio sempre la provola per 2 motivi: è più saporita rispetto alla mozzarella e soprattutto è più asciutta, ma se non avete la provola o non avete un altro tipo di formaggio che si scioglie e dovete utilizzare la mozzarella, strizzatela per bene che deve uscire tutto il liquido contenuto in essa e deve essere più asciutta possibile, e poi ne mettete un po' sopra. Il tempo che si scioglie passerà pochissimo, neanche un paio di minuti, e potete tranquillamente toglierli. A questo punto dovete soltanto impiattarli, metterli in un bel vassoio e ve li portate a tavola. Vedrete i vostri ospiti sbalorditi, prima di tutto a vederli perché si presentano davvero molto molto bene, ma voi dovete vedere quando li assaggeranno i complimenti che riceverete, perché soprattutto in questo periodo che ci sono dei bei peperoni, approfittatene di questa ricetta perché capita proprio a fagiolo. Ok, ora vi faccio vedere com'è l'interno. L'impasto della polpetta è davvero molto morbido.
Io con i tempi di ripresa ho fatto raffreddare un po' la provola sopra, però vi assicuro che ancora sono abbastanza caldi. Che gusto, ragazzi, bellissimo il peperone con la carne, è spettacolare, assolutamente provate a replicarli e fatemi sapere cosa ve ne pare. Per oggi è tutto, un abbraccio, alla prossima.